Oggi facciamo i gnocchi di patate. Lo so, si dice gli gnocchi, ma a me non mi viene, dirò i gnocchi. 1 chilo di patate. Scegliete bene le patate però, In questo caso sono patate rosse, con una pasta gialla, va bene anche le patate gialle. L'importante è che non usate le patatine novelle, quelle bianche che sono piene di acqua e hanno poco amido. Vedete che patate ho scelto, le ho lavate, le lasciamo con la buccia. Ne ho dentro 2 gialle, comunque sono quasi tutte patate rosse, ma hanno la pasta gialla. 1 chilo di patate, le proporzioni sono 4 parti di patate, 1 parte di farina. Non serve nient'altro a parte un po' di formaggio, sale e pepe, ma non servono uova, amidi, cose strane. Gli ingredienti alla fine sono solo 2 o 3, però è importante questa cosa delle patate, ricordatevi, le patate buccia rossa e pasta gialla, oppure anche la buccia gialla, ma sempre con la pasta gialla, non usate quelle con la pasta bianca. Userò anche 250 g di farina di tipo 1, va bene anche la 0, con 1 chilo di patate. Prima cosa, le patate le dobbiamo mettere a bollire, quindi ci servirà una pentola alta perché le patate devono essere coperte di acqua, altrimenti se restano un po' fuori non cuociono bene, e devono essere tutte della stessa dimensione più o meno, ecco, perché sennò dopo una diventa stracotta e si rompe e l'altra resta cruda. Quindi patate, pentola alta, acqua fredda, le copriamo e le mettiamo a bollire. Da quando cominciano a bollire, circa 30-40 minuti, saranno cotte. Dopo mezz'oretta andiamo a controllare se le patate sono cotte. Si usa un coltellino sottile appuntito e si punge una patata, magari scegliendo una di quelle più grosse, e si va dentro con il coltello. Se entra senza problemi ed esce e la patata si stacca da sola, è cotta, perché dentro è morbida e quindi non trattiene, non fa pressione sulla lama. Se invece resta attaccata e non scende, vuol dire che è cruda. Altra cosa importante, non mi rovesciate le patate nello scolapasta o nel lavandino, che le spaccate tutte, se si rompono, poi si rompe la pelle, poi si riempiono di acqua, poi ci vorrà un mucchio di farina in più dentro negli gnocchi e verrà fuori un casino, un pasticcio. Quindi tiratele fuori, è tutto più facile anche, no? Una alla volta, con un forchettone, con una pinza, con quello che vuoi, non a mani nude perché ti bruciate ovviamente. Eccole qua, tutte belle cotte contemporaneamente, tutte intere e tutte molto calde. Per fare i gnocchi si usa la patata ancora calda, va sbucciata a caldo, però adesso scotta troppo, quindi aspettiamo 10 minuti che si intiepidisce, appena sono un pochino tiepidi, piano piano, sbucciamo. È importante questa cosa, perché se noi le sbucciamo sotto l'acqua fredda, la patata gonfia di acqua e dopo ci vuole, non bastano più 250 grammi, ci vuole un mucchio di farina, poi i gnocchi invece di sapere di patata, sanno di farina. Ecco fatto, sbucciata anche l'ultima, senza problemi, non se ne è rotta nessuna, non è entrata l'acqua in nessuna, siamo schiacciapatate che me l'ha regalato la mia suocera, che era di sua nonna, di sua suocera, di sua nuora, di non lo so, 100 anni, più vecchio di me sto coso. Schiacciamo le patate che sono ancora un po' caldine, 1 o 2 alla volta, a seconda grandezza. Ecco le schiacciate, come avete notato non le ho schiacciate sul tavolo, cioè non le ho impastrugnate giù, bisogna lasciarle un po' vaporose, non bisogna pasticciarle, schiacciarle, comprimerle, spiaccicarle. Allarghiamo le patate sul tavolo, sempre senza schiacciarle, così un attimino, così se per caso sono ancora troppo calde si intiepidiscono, queste sono già abbastanza tiepide. Dobbiamo condire le patate adesso con circa 50 g di formaggio grattugiato fresco, usate il pecorino, usate il grana, usate il parmigiano, non usate strani miscugli puzzolenti che vendono nelle bustine. Sale, senza esagerare naturalmente. Pepe. Noce moscata, abbastanza abbondante. E le uova non ci vanno, tanti mettono le uova negli gnocchi, ma negli gnocchi non ci vanno. Io le mie ricette non è che me le invento la notte, per esempio questa qui è una ricetta che io seguo da il Pellegrini, l'ho fatto anche rilegare da quanto ci tempo, è un libro tecnico di cucina che usano i cuochi nelle scuole alberghiere. Le uova non sono previste, certo se le volete mettere mettetele, vi faranno venire i gnocchi più duri, però dovrete mettere anche più farina e diventa tutto più complicato. 250 g di farina, usate la 0 che è bianca, io ho usato la 1 perché è semi integrale perché mi piace a me, ho i miei pallini, però
usate quella che volete. Vi ricordo che ho usato 1 chilo di patate cotte e schiacciate e quindi 250 g di farina. Adesso dobbiamo impastare, questa cosa è molto importante, non andate dentro come un carro armato, così dal basso verso l'alto mandiamo insieme la farina con le patate, ma senza schiacciare, perché schiacciare c'è sempre tempo, un po' come quando faccio la pasta frolla col burro. Bisogna miscelare i due ingredienti senza ancora impastarli, dopo li impastiamo. Vedete come faccio? Che li sfarino con delicatezza. Una volta che abbiamo mischiato bene i due ingredienti, abbiamo sfarinato tutto, incominciamo come carro armato, andiamo avanti, schiacciamo. Perché sta cosa prima di sfarinarli e poi di impastarli? Perché se noi andiamo dentro subito a impastarli, dopo restano più separati la farina e le patate. Poi ora che fate andare insieme tutto quanto, la farina e le patate cacceranno fuori tutta l'acqua che hanno dentro ancora prima dell'amido e diventerà tutto appiccicoso, mentre invece così non fa in tempo a diventare appiccicoso. Ecco, andato insieme in pochissimi secondi, non sono servite le uova, la colla, il cemento, il gesso, niente, visto come faccio, guardate, bello, va dentro, dita pulite, tavolo pulito, siamo pronti a fare i gnocchi. Guarda Beatrice, guarda che bello, guarda. Il colore è così perché ho usato la farina un po' integrale, se usate la farina bianca verranno più bianchi. Ora per fare il lavoro dei gnocchi, per formare i gnocchi, usiamo una farina di semola o di semola rimicinata che è più asciutta, più granulosa e renderà tutto meno appiccicoso. Dobbiamo tagliare il nostro pacchettone qua a pezzi grandi più o meno uguali, grandi così, circa di 100 grammi. Facciamo a fettone. E prendiamo i nostri panettini, gli diamo una squadrata, vedete come sono belli sodi, senza l'utilizzo delle uova. Io ce l'ho questa cosa qui delle uova, ce l'ho a morte. Ecco, e formiamo i nostri filoncini che poi andiamo ad arrotolare. Spessore circa 1 centimetro, bisogna fare così. Vabbè, questo lo sapete, vabbè, ma rifacciamolo. Se volete fare le chicche, i gnocchi piccoli, li fate più sottili. Se volete fare i gnocchi tradizionali, circa 1 centimetro di diametro. Guardate come faccio, parto così, poi allargo le dita e si allarga anche il gnocco. Lo devi tenere sempre un po' infarinato con la semola, poi tagliamo a tocchetti 1 centimetro, quindi 1 centimetro larghezza, 1 centimetro lunghezza, 1 centimetro profondità, praticamente dei cubi. Voilà, e poi gli diamo una mischiatina. Ora li potete cucinare anche così, adesso vi faccio vedere anche come conservarli e come cucinarli, oppure li potete dare la forma classica del gnocco, che è con una forchetta. Io uso la grattugia perché ce l'avevo già qua, io sono pigro, e semplicemente con il pollice lo si spinge su un qualcosa di ruvido, su un rigagnocchi. Io non ce l'ho rigagnocchi perché sono il cuoco più disgraziato del pianeta, però basta col pollice farlo andare su qualcosa di ruvido, ecco, e va via da solo. Consiglio che vi do: se dovete rigare tanti gnocchi, non mettetevi a rigarli qua, i gnocchi ce li avete lì e il vassoio ce l'avete là, state vicini, così fate in fretta. Com'è la forma classica del gnocco? Eccolo qui, Beatrice. Allora, questi vanno cotti subito, non dovete tenerli così crudi in frigorifero perché vi si appiccicano tutti. Mentre li facciamo, un po' di farina eccetera, ma potete mettergli anche 1 quintale di farina, di segatura, quello che volete, che poi si appiccicano. Quindi una volta finiti vanno cotti subito. Poi vi faccio vedere come si fa a conservarli da cotti, diciamo la precottura, come si fa nei ristoranti. Ecco, vi faccio vedere come si fa nei ristoranti. Il gnocco va cotto. Pronti, bellissimi, velocissimi, andiamo a cucinarli perché vanno cotti subito. I gnocchi, gli gnocchi vanno cotti in una pentola grande, grande e spaziosa, con tanta acqua leggermente salata come la pasta asciutta. Quando sono tanti, come in questo caso, adesso vi faccio vedere sia
cuocerli al momento, mangiarli al momento che conservati in frigorifero. Si fanno in 2 volte, 3 volte, quello che serve. Muoveteli subito appena potete, se no vi si appiccicano uno con l'altro. Metto dentro ancora un po' che ci stanno. Ok. Come vedete ho i gnocchi, sto aspettando che vengano a galla, perché quando vengono a galla sono pronti. Perché quando vengono a galla? Perché vuol dire che la temperatura interna del gnocco è uguale a quella esterna e quindi vengono su. I primi li faccio sui al ragù, perché c'ho già in giro mio figlio che deve andare a scuola e quindi glieli faccio al volo per lui. Gli altri li metto in una ciotola di acqua fredda e poi li raffreddo ulteriormente e vi faccio vedere come metterli in frigorifero e conservarli per 2 o 3 giorni. Vedete che stanno venendo su? Vuol dire che la temperatura interna del gnocco ha raggiunto quella esterna uguale, quindi si tirano su. Quindi ne metto 2 o 3 porzioni per noi, perché adesso li mangiamo subito, fatti con un ragù che ho fatto ieri, che avevo in frigorifero, che l'ho riscaldato per bene in padella, e gli altri che andiamo a cucinare invece li conservo in frigorifero e li mangiamo domani. Quelli che mi sono rimasti nel vassoio li vado a cucinare per domani. Se tirate su un po' di farina non vi preoccupate, non succede niente, l'importante è che non sia troppa. Appena buttati nell'acqua è importante fare questa cosa, di muoverli, semplicemente muoverli, basta, niente di più. Ecco qua, i gnocchi per i miei ragazzi sono pronti, vedete? Hanno una bella consistenza, non si disfano, non si appiccicano, non sono belli legati, sono buonissimi e adesso questi glieli do da mangiare. Ecco, vedete, sono venuti a galla, via. Questi li raffreddiamo, bisogna raffreddarli bene, non c'è bisogno di usare il ghiaccio, l'azoto liquido. L'importante è mettere in una bacinella con l'acqua fredda che si raffreddino abbastanza in fretta e non si appiccicano uno con l'altro. Li mettiamo nel lavandino sotto l'acqua corrente, tranquilli che non scappano dalla bacinella perché l'acqua è fredda. Vedete che non si rompono, sono belli consistenti. Adesso raffreddandosi diventeranno ancora più solidi. Una volta raffreddati sotto l'acqua, scolati tranquillamente senza nessun problema, me li metto in una bacinella, in un secchiello, in qualsiasi cosa, volete, un po' comodi, non ammassati, quindi ho usato una bacinella un po' grande, uso le mie famose Pyrex che le uso per tutto. L'importante è che non ci sia acqua, poi ci va un po' di olio, non tanto, è inutile che ne mettete tanto, perché che ne mettete un cucchiaio o ne mettete mezzo litro non cambia niente, una mischiatina, coperchio, è importante perché sennò diventano scuri, secchi, e lo mettiamo in frigorifero. Questi qui domani li ributto nell'acqua calda salata, andranno giù, verranno a galla e saranno come appena fatti.